Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi parleremo dei miei progressi di scrittura nel mese di settembre e dei miei obiettivi per il mese di ottobre. Incominciamo prima di tutto dal mio progetto primario, Slytherin Secrets, la mia fanfiction dramione nel fandom di Harry Potter. Eravamo rimasti che mi era annotata sulla mia agendina diverse cose che avevo bisogno di cambiare o decidere e così via. Ho ricopiato quegli appunti su Notion e ho iniziato la revisione vera e propria. Sono arrivata al capitolo 5, ho concluso il capitolo 5 e ho riscritto, cancellato, aggiunto scene nuove e in generale sistemato le scene per adattarle ai cambiamenti di trama che ho pianificato. Ho anche concluso quasi completamente la timeline, ho iniziato mettendola secondo a quello che avevo deciso nella prima stesura e poi ho aggiunto scene e modificato scene già esistenti postandole in giro per la timeline in modo da avere una visione un pochino più precisa di come volevo procedere con la trama. Ovviamente non è la versione definitiva perché ho fatto tutto questo prima di iniziare la riscrittura, di conseguenza sta cambiando man mano che riscrivo, ma è una solida base che mi aiuterà a capire come procedere andando avanti con la revisione. Al momento sono al capitolo 6, ho cancellato la scena che già avevo e devo scrivere una nuova scena completamente da zero, che è una scena abbastanza complicata, molto importante per la trama, le cui logistiche non mi sono ancora molto chiare, quindi dovrò lavorarci. Per quanto riguarda A Boxed Heart, sono completamente bloccata, non ho plottato, non ho scritto, non ho fatto assolutamente niente perché non sono ancora arrivata a capire che cosa voglio fare con questa storia. Non so se è la lingua che non funziona, allora forse dovrei riscriverla in italiano, non so se il problema è la trama, penso sicuramente parte del problema è la trama, non ho ancora deciso bene dove andrà, la storia è cambiata molto a livello di trama nel corso dei pochi mesi in cui ci ho lavorato, di conseguenza penso che il mio cervello sia ancora diviso tra le due trame e non abbia ancora, ben capito da che parte vogliamo girarci. Di conseguenza per ora l'ho lasciata da parte, voglio finire Slytherin Secrets prima di concentrarmi 100% su A Boxed Heart, ma ovviamente non ho alcuna intenzione di abbandonarla, ecco. Quello che è accaduto gli ultimi giorni di settembre che non mi aspettavo è stata l'idea per una nuova storia. L'idea non è arrivata da zero, in realtà l'idea per questa storia l'ho avuta penso all'incirca un anno e mezzo fa e avevo una vaga idea di che cosa volevo che ci fosse. Era una cosa generale tipo vorrei scrivere un giorno una storia che parla di X e stavo rileggendo gli appunti per caso che avevo preso all'epoca su questa storia in modo da non dimenticarmela e improvvisamente tutte queste idee hanno iniziato ad arrivare e visto che quello capita raramente così spontaneamente, almeno a me non capita spesso, avevo paura che se non le avessi segnate, non ci avessi lavorato e riflettuto in quell'istante se ne sarebbero andate e l'avrei persa per sempre. E visto che è una storia bellissima, tra l'altro è una storia molto... mi dico che è una storia bellissima, in realtà non l'ho ancora neanche scritta o plottata, però penso che sia una buona idea, ecco. E oltretutto è molto una storia autunnale, Halloween, quindi ha tutte quelle vibes che sono tipiche di questa stagione adesso che abbiamo e quindi questa è la stagione perfetta per scriverla perché mi ispira molto, mi aiuta molto a entrare nel mood della storia. E quindi mi sono messa a plottarla e sto considerando se renderla il mio progetto per il NaNoWriMo, ma ancora non è una cosa sicura. Per ora ho giusto i nomi e un pochino delle personalità di alcuni personaggi, ho una vaga idea di quale sarà il conflitto generale della storia e ho iniziato a plottare le prime scene, ma per evitare di bloccarmi vorrei plottare l'intera storia, comunque buona parte della storia, magari senza andare proprio nel dettaglio di scena per scena, ma avere proprio una struttura solida prima di iniziare a scriverla perché appunto non posso permettermi di bloccarmi nuovamente. Le poche cose che posso dirvi sono che è una storia appunto molto autunnale, che c'è un pizzico di soprannaturale, che sarà ambientata a Edimburgo, perché ovviamente io le ambientazioni italiane a quanto pare non mi ispirano, dopo Anchor non ho ambientato più niente in Italia e per il resto non vi dico nulla perché nemmeno io lo so, in più vorrei evitare spoiler, ecco. Passiamo ora ai miei articoli su Medium. Per chi non lo sapesse, Medium è un sito che ti permette di pubblicare articoli, puoi sia pubblicarli autonomamente tu sul tuo profilo o puoi inviarli alle varie pubblicazioni all'interno del sito
ho iniziato a scrivere qualche mese fa. Questo è stato il mio secondo mese completo su Medium e ho pubblicato 2 articoli e scritti 3. Il primo è sul NaNoWriMo, 8 cose che il NaNoWriMo mi ha insegnato come scrittrice. Ho in programma di fare un video in proposito a fine di ottobre, appunto in preparazione al NaNoWriMo. E il secondo è sulla procrastinazione, come smettere di procrastinare come scrittori e essere produttivi. Il terzo uscirà il 2 ottobre, che per me è oggi, e sarà sui benefici di scrivere a mano e sul perché tutti gli scrittori dovrebbero riconsiderare questa attività. Passiamo ora ai programmi per ottobre. Per chi non lo sapesse, coloro i quali fanno il NaNoWriMo si riferiscono ad ottobre come Preptober, cioè il mese di preparazione al NaNoWriMo, perché nonostante molte persone siano magari dei pantser, quindi non pianificano niente, scrivono al momento senza plottare, senza pianificare niente della storia, per il NaNoWriMo, perché comunque sono 50.000 parole da scrivere in un mese, non è poco, è consigliato fare comunque un certo livello di preparazione in modo da non restare indietro e da riuscire a vincere la sfida. I miei piani per il NaNoWriMo non sono ancora stati finalizzati, dipendono da molte cose, l'ho detto in un video precedente, sono una studentessa universitaria, quindi novembre per me è un mese di assignment, non esattamente esami, però delle cose da consegnare, e in più devo lavorare alla tesi, di conseguenza questo mi rallenterà. Una volta che avrò deciso come procedere farò un video in proposito parlando dei miei piani, ma ho deciso comunque di fare Preptober come se facessi il NaNoWriMo già sicuro 100%, però concentrandomi anche su quei progetti che se facessi il NaNoWriMo magari non conterei dentro nel conteggio di parole. Ovviamente prima di tutto continuerò con la riscrittura, la seconda stesura di Slytherin Secrets. Vorrei riuscire a finirla, non penso di riuscire a finirla ad ottobre, vorrei però riuscire a finirla diciamo entro gennaio, per la fine dell'anno, in modo da mandarla alla mia beta, così può leggerla con calma e betarla. Continuare a plottare questa nuova storia autunnale, chiamiamola così, e così se riesco a completarla e se riuscirò ad avere qualcosa di abbastanza solido potrò portarla poi nel NaNoWriMo. Continuare ovviamente a postare articoli su Medium, sto postando all'incirca un articolo alla settimana, ma mi piacerebbe riuscire a scriverne di più e pubblicarne di conseguenza di più. Vedrò cosa riesco a fare. Oltretutto, se parteciperò al NaNoWriMo potrei trovarmi a dover scrivere articoli per Medium a ottobre, perché a novembre potrei non essere in grado, quindi diciamo accumulare, scrivere tanti articoli ad ottobre, così poi a novembre non me ne devo preoccupare, devo solo pubblicarli. Vedremo un po' come va. Questi sono diciamo i miei 3 progetti: Slytherin Secrets, i miei articoli non fiction e questa nuova storia, che però sarà solo di plottaggio, perché appunto non voglio scriverla finché non ho una struttura solida, perché come ho detto non voglio incappare nelle stesse dinamiche di A Box of the Heart. Bene, questi erano i miei programmi per il mese di ottobre e i miei progressi per il mese di settembre. Grazie per essere stati qui, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri programmi per questo mese. Farete il Preptober? Avete già deciso se parteciperete al Nano o meno? Come è andato il mese scorso? Che cosa avete fatto? I vostri progressi? E così via. Come sempre vi chiedo, se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace e di iscrivervi al canale, sono 2 piccoli gesti che mi aiutano a crescere. In descrizione vi ricordo che potete trovare non solo i link agli articoli di cui vi ho parlato in questo video, ma anche i miei social network e i siti di scrittura dove potete leggere le mie fanfiction e opere originali. Come sempre, buona scrittura e alla prossima!